Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Brocast Agips Farmaceutici SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa ha Brocast? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brocast durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Brocast? Brocast ha un farmaco a base del principio attivo montelukast sodico, appartenente alla categoria degli antileucotrienici e nello specifico antagonisti dei recettori leucotrienici. È commercializzato in Italia dall'azienda Agips Farmaceutici SRL. Brocast può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Brocast 10 mg 28 compresse masticabili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Agips Farmaceutici SRL. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo montelukast sodico. Gruppo terapeutico antileucotrienici. Forma farmaceutica compressa masticabile. Indicazioni. Brocast ha indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti adrenergici a breve durata d'azione assunti a Eurosal bisogno EUROS forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma. Brocast può essere utilizzato anche per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale nei pazienti in cui Brocast ha indicato per l'asma. Brocast ha anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio. Posologia. Il dosaggio per gli adulti e per gli adolescenti dai 15 anni di età in su con asma, o con asma e rinite allergica stagionale concomitante, a una compressa da 10 mg al giorno, da assumere la sera. Raccomandazioni generali. L'effetto terapeutico di Brocast sui parametri di controllo dell'asma si rende evidente entro un giorno. Brocast può essere assunto con o senza cibo. Avvisare il paziente di continuare ad assumere Brocast anche quando l'asma ha sotto controllo, così come durante i periodi di peggioramento dell'asma. Brocast non deve essere usato in concomitanza con altri prodotti contenenti il medesimo principio attivo, montelukast. Non sono necessari aggiustamenti del dosaggio negli anziani o nei pazienti con insufficienza renale o con compromissione lieve moderata della funzionalità epatica. Non ci sono dati su pazienti con compromissione epatica grave. Il dosaggio è lo stesso per i pazienti di entrambi i sessi. Terapia con Brocast in relazione ad altri trattamenti per l'asma. Brocast può essere aggiunto al regime terapeutico in atto del paziente. Corticosteroidi per via inalatoria. Il trattamento con Brocast può essere usato come terapia aggiuntiva quando eventuali corticosteroidi per inalazione in aggiunta a beta-agonisti short-acting al bisogno forniscono un controllo clinico inadeguato. Brocast non deve essere sostituito bruscamente ai corticosteroidi per inalazione. Vedere paragrafo a Euros avvertenze speciali e precauzioni di impiego a EUROS. Modo di somministrazione. La compressa va inghiottita con sufficiente quantità di liquido. Bambini. Sono disponibili compresse masticabili da 4 mg per pazienti pediatrici dai 2 ai 5 anni di età. Sono disponibili compresse masticabili da 5 mg per pazienti pediatrici dai 6 ai 14 anni di età. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvisare il paziente di non usare montelukast orale per il trattamento degli attacchi acuti di asma e di tenere a portata di mano i farmaci appropriati di pronto intervento comunemente. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Montelukast può essere somministrato con altri farmaci comunemente impiegati nella profilassi e nel trattamento cronico dell'asma. In studi di interazione farmacologica, il dosaggio clinico raccomandato di Montelukast non ha presentato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Brocast durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brocast durante la gravidanza e l'allattamento? Uso durante la gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano la presenza di effetti dannosi sulla gravidanza o sullo sviluppo embriofetale. I dati limitati disponibili nelle banche dati sulla gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non si ritiene che Montelukast interferisca con la capacità di guidare o con l'uso di macchinari. Tuttavia, in casi molto rari, alcuni pazienti hanno riferito sonnolenza o capogiri. Effetti indesiderati. Montelukast è stato valutato negli studi clinici come segue. Compresse rivestite con film da 10 mg su circa 4.000 pazienti adulti asmatici di età a 0-15 anni. Compresse rivestite, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento del sovradosaggio con Montelukast. In studi sull'asma cronico, Montelukast è stato somministrato ai pazienti a dosaggi fino a 200 mg/die per 22 settimane ed in studi a breve termine fino a 900 mg/die per circa una settimana, senza eventi indesiderati clinicamente importanti. Vi sono state segnalazioni di sovradosaggio acuto nell'esperienza post-marketing ed in studi clinici con Montelukast. Esse includono segnalazioni in adulti e bambini con dosaggi fino a 1000 mg, circa 61 mg/kg in un bambino di 42 mesi. I referti clinici e di laboratorio osservati sono risultati in linea con il profilo di sicurezza negli adulti e nei pazienti pediatrici. Non ci sono state esperienze avverse nella maggior parte dei casi di sovradosaggio. Le esperienze avverse osservate di frequente sono state in linea con il profilo di sicurezza di Montelukast e hanno incluso dolore addominale, sonnolenza, sete, cefalea, vomito ed iperattività psicomotoria. Non è noto se Montelukast sia dializzabile mediante dialisi peritoneale o emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Altri farmaci sistemici per le malattie ostruttive delle vie respiratorie. Antagonisti dei recettori leucotrienici. Codice ATC. R01303. I cistenilleucotrieni, LTC4, LTD4, LTE4, sono potenti, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Montelukast è rapidamente assorbito dopo somministrazione orale. Per le compresse da 10 mg rivestite con film, il valore medio della concentrazione plasmatica massima, Cmax, nell'adulto viene raggiunto 3, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di tossicologia sull'animale sono state osservate alterazioni di natura lieve e transitoria dei livelli sierici di SGPT, ALT, glucosio, fosforo e trigliceridi. I segni di tossicità nell'animale erano: elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, cross-carmellosa sodica, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato. Rivestimento: idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido, E171, ferrossido giallo, E172, ferrossido rosso, E172, e ferrossido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Brocast a base di Montelukast sodico sono: Eluncast, Lucanov, Lucasm, compressa rivestita, Monast, Moncasta, compressa rivestita, Montegen, compressa rivestita, Montelukast Accord, Montelukast Alter, Montelukast Aurobindo, Montelukast Doc generici, Montelukast EG, compressa rivestita, Montelukast Germed, compresse rivestite, Montelukast Milan Generics, Montelukast SA, Montelukast Technigen, Montelukast Teva, Montelukast Zentiva, compressa rivestita, Nolus, Saslon,
compresse rivestite, singulai, compressa rivestita, compresse rivestite, Telelux. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.